Salve a tutti! Oggi vorrei parlarvi della Big Shot della Cintiq. È una macchina che permette il taglio e l'embossing di molti materiali, come ad esempio la carta, il cartoncino, la stoffa, il feltro, il metallo, il cartone pressato, eccetera. Vi faccio vedere la macchina. Allora, questa è la Big Shot, è una macchina che permette il taglio di quasi tutte le fustelle presenti nel mercato, quindi è una macchina universale. Quando acquistiamo la Big Shot possiamo scegliere tra acquistare la Big Shot da sola con la piattaforma multifunzione e acquistare la Big Shot con lo starter kit. Io ho acquistato lo starter kit. Se acquistate lo starter kit, ecco cosa riceverete: questa piattaforma, due placche acriliche per il taglio, una fustella Bigz, che è una fustella alta a forma di cuore, due fustelle Sislitz che tagliano solo carta, cartoncino e gomma crepla, è una fustella embossing che serve a trasferire questa trama puntinata sul cartoncino, quindi non taglia, fa solamente un embossing a freddo. Questo è quello che riceverete con lo starter kit. Esistono altre fustelle chiamate Fremlitz o Spellbinders o Nestabilities, che necessitano di un ulteriore spessore per essere tagliate, e sarebbe questa piattaforma che chi acquista lo starter kit non riceve insieme alla Big Shot, ma va acquistata separatamente e costa circa 10 euro. Mentre la Big Shot con lo starter kit costa circa 120 euro. Io l'ho acquistata da Timbro Scrapmania, un negozio online, trovate il link nell'info box, ma comunque tutti gli shop italiani vendono la Big Shot. Oppure è possibile acquistarla senza il kit di base al costo di 85-90 euro, dipende un po' dallo shop. Quindi nella piattaforma multifunzione invece è già presente questo spessore. Quindi questo spessore serve per il taglio di fustelle sottili come le Fremlitz, che sono queste fustelle qui. Vi faccio vedere come funziona. Allora, iniziamo con la fustella alta, quella che permette quindi di tagliare feltro, carta, cartoncino, eccetera. Innanzitutto prendiamo un petino acrilico, la fustella e un pezzo di carta, cartone, lo posizioniamo sulla fustella, prendiamo l'altro tappetino in plexiglass, da notare il mio com'è rovinato, facciamo un sandwich, quindi chiudiamo la carta tra i due e giriamo la manovella. Dall'altra parte avremo i nostri cuori perfettamente tagliati. Ovviamente si può fare scrapbooking anche senza la Big Shot, comunque senza questo attrezzo, ma sicuramente permette di risparmiare tempo, essere più precisi e ottenere dei lavori sicuramente più rifiniti. Questo è mentre vediamo come si utilizzano le Sislitz. Posizioniamo la piattaforma qui, il primo tappetino di plexiglass è la nostra fustella. Posizioniamo qui, il procedimento è identico, l'importante è seguire anche le istruzioni che sono presenti su ogni faccia della piattaforma. Prendiamo un cartoncino, lo posizioniamo l'altro piano di plexiglass e nuovamente giriamo. Ed ecco qui il nostro ritaglio perfettamente
ottenuto. Folder, prendiamo sempre lo stesso cartoncino, lo posizioniamo qui, chiudiamo, rifacciamo il nostro sandwich e giriamo. Ecco qui il nostro foglio è imbossato. Queste sono le framelits della Sizzix, mentre anche queste sono le Spellbinders. Funzionano tutte allo stesso modo e la particolarità di queste fustelle è il fatto che hanno 3 funzioni in una, quindi con la stessa fustella io taglio, imbosso e la utilizzo come stencil. Vi faccio vedere come. Quindi posizioniamo l'adattatore per le fustelle, il primo piano di plexiglass, la fustella, cartoncino, la seconda base e via. Tagliamo e abbiamo ottenuto il nostro taglio. Se vogliamo imbossare questo ciò che abbiamo ottenuto, basta riposizionarlo, togliere questo piano, togliere tutto, quindi lasciare solo questo, posizionare la fustella, utilizzare questi tappetini in silicone e li posizioniamo sulla fustella e i 2 piani di plexiglass sovrapposti di 1 e 2 e fustelle. Giriamo la manovella ed ecco qui che abbiamo ottenuto tutto imbossato, quindi qui soprattutto. Esistono anche altre fustelle definite Move and Shapers perché noi possiamo posizionarle in qualsiasi piano noi desideriamo. Questa è la scritta Love, io voglio al centro della card ad esempio la scritta, la posiziono qui e fustello, oppure la posiziono in alto, la posiziono di lato, decido io la posizione della fustella e queste tagliano sia feltro che cartoncino che cartone, quindi funzionano come le Bigs perché sono alte, quindi però necessitano di questa base che è una base magnetica, quindi la fustella una volta posizionata non si muoverà più, quindi permette il taglio in una zona esatta e precisa definita da noi. Quindi decidiamo di volerla posizionare qui, mettiamo il nostro tappetino, il nostro piano in plexiglass, la base, il foglio che intendiamo fustellare, posizioniamo l'altra placca e giriamo. Ed ecco qui la scritta Love. Quindi possiamo piegare questo qua del cartoncino e diventa una base per una card o per qualsiasi cosa, per qualsiasi progetto. Le fustelle, allora la Big Shot diciamo che non costa tantissimo, ha un prezzo accessibile, il costo lievita nel momento in cui acquistiamo le varie fustelle, perché ogni fustella Bigs costa intorno ai 20 euro, le Sizzlitz di solito vengono vendute in pacchetti da 2-3, quindi raggiungono anche queste il costo di 20 euro, mentre le embossing folder sono più abbordabili, diciamo intorno ai 10 euro, si trovano 2-3 placche.
di solito aspetto gli sconti. Acquisto molto in negozi stranieri per risparmiare, soprattutto per quel che riguarda le spese di spedizione. Comunque i nostri shop, gli shop italiani, sono fornitissimi sia di fustelle che di Big Shop. Penso di avervi detto tutto sulla Big Shot. Comunque, se avete qualche dubbio o perplessità o avete bisogno di un consiglio, se non sono stata chiara in qualche passaggio, chiedete pure, sarò felice di rispondervi. A presto, ciao ciao!